Ciao a tutti, amici della Vergine, benvenuti e bentornati. Io sono Ilaria e su questo canale parlerò di tarocchi, metafisica, spiritualità e quant'altro possa essere d'aiuto ad ognuno di noi per il proprio percorso di crescita personale e spirituale. Bene. Mostrami Vergine, tendenze energetiche generali per la seconda parte del 2023. Ok, abbiamo la carta della forza, amici della Vergine. Quando c'è la carta della forza si parla di una grossa energia, di una grossa forza interna. Normalmente è associata alla forza di volontà, ma anche alla forza morale. È una carta che indica che se c'è qualche scelta da dover effettuare, sarà una scelta effettuata con successo. Andiamo a vedere con i tarocchi di che cosa si tratta nello specifico. Io intanto come sempre vi ricordo che le letture sono di carattere generale, sono fatte per un collettivo ragazzi, quindi è facile che non risuoni tutto. Voi semplicemente prendete quello che vi serve e lasciate andare il resto all'universo. Se poi non dovesse risuonare proprio nulla o se voleste completare il vostro messaggio, potete sempre ascoltare l'ascendente, il segno lunare o Venere. Sotto poi nella descrizione del video trovate il link ad un video che vi spiega come unire il significato di più oroscopi. Trovate il link al video che vi spiega di che cosa tratta tutta la sezione degli abbonamenti e trovate anche la mia email nel caso vogliate contattarmi. Bene, ancora una carta. Bene, cari amici della Vergine, la prima linea riguarda la crescita spirituale del 2023, poi ci sarà la seconda linea che riguarderà la parte degli affetti e delle relazioni, la terza linea riguarderà il lavoro e l'economia e nell'ultima linea della lettura ci sono come dei consigli. Ognuna di queste tre linee avrà poi un video aggiuntivo con gli approfondimenti. Bene, cominciamo con la papessa, l'imperatrice, un 5 di spade al contrario, la carta del mago e il 10 di coppe. Avete diversi arcani maggiori, devo dire. Dunque, ho come la sensazione che qui, perché sia la forza è rappresentata con una fanciulla e anche qui avete due arcani maggiori che rappresentano, diciamo, il potere femminile, c'è qualche cosa nella seconda parte del 2023 che dovrete lavorare o con il vostro lignaggio femminile, quindi diciamo la parte della linea materna, piuttosto che con la vostra femminilità o il ruolo di donna che voi vivete o come vivete il ruolo di donna, insomma. Se siete una donna, se non siete una donna, se siete uomini, come vivete la vostra polarità femminile, la vostra polarità positiva. Perché comunque c'è una questione legata all'intuito, a delle anche doti psichiche per qualcuno che può essere sviluppato in questa seconda parte del 2023. Avete sia la papessa che il mago, che sono due carte comunque di manifestazione, di capacità di visione anche. Soprattutto la sacerdotessa è una carta che vi dice che è come se ad un certo punto riuscisse a vedere le cose e ad andare oltre quello che si dice il proprio naso, no? E ripeto, è un po' come se ci fosse un invito, perché il 5 di spade è sempre una sorta di confusione mentale, quindi è come se ci fosse una sorta di invito a prendervi maggior cura di voi stessi, a essere più in contatto col vostro lato ricettivo, percettivo, in modo da, diciamo, dissipare questi conflitti interni che rappresenta il 5 di spade. Quello che vi posso dire è che, avendo la carta della forza e il mago, è come se nel prossimo, semestre ci fosse una spinta a iniziare qualche cosa di vostro, a fare qualche tipo di azione concreta. Probabilmente proprio, per quello che riguarda appunto o il lignaggio familiare o il vostro ruolo di madre o di, donna o come voi vivete la donna, anche se siete uomini, che tipo di idea avete della donna? È un po' come se ci fosse una sorta di rivisitazione di queste cose e per molte persone fa riferimento alla polarità positiva, ok?
Terminiamo poi la linea con un bellissimo 10 di coppe. Devo dire che raggiungerete quello che è un compimento, una felicità e per qualcuno potrebbe anche essere proprio una famiglia. Quindi adesso poi andiamo a vedere man mano linea per linea e alla fine vi farò un riassunto. Però il 10 di coppe è una carta di compimento, una carta di risultati raggiunti, proprio di appagamento emotivo, di completamento, quando una persona è completa. In effetti, se avete bisogno di lavorare sulla polarità positiva ed è quello che farete, mettendo poi anche in azione tutto quello che è il vostro modo di osservare, il vostro modo di ehm, rivisitare la posizione della donna, riuscire, o della parte femminile, riuscirete a raggiungere questo appagamento emotivo. Andiamo a vedere la sfera delle relazioni e degli affetti. Abbiamo una regina di coppe, un 7 di pentacoli, il re di bastoni, re di coppe, quindi abbiamo re e regina di coppe e un 7 di spade. Interessante. Dunque ragazzi, rinnovo, diciamo, la questione del lignaggio familiare, perché abbiamo anche qui di nuovo re e regina di coppe, soprattutto la regina. Notate che ci sono 3 figure femminili e anche qui avete la forza, quindi è molto preponderante una figura femminile. Può anche fare riferimento per qualcuno a una madre, ipotesi, a eventuali questioni legate a una... In realtà non vedo problemi, a meno che poi non saltino fuori eventualmente con gli approfondimenti, però non è una questione di problemi, ma è come se ci fosse qualcuno, fortemente potrebbe essere una madre, ma anche un padre, comunque qualcuno che a livello familiare richiede la vostra attenzione semplicemente. Per quello che riguarda la situazione di relazione, quindi partner, ho come la sensazione, ragazzi, che allora, innanzitutto la sensazione che non, non, molte persone non abbiano una persona nello specifico, ma ho come la sensazione che stiano aspettando qualcuno. Però, se per caso doveste aver qualcuno, diciamo che nella seconda parte del 2023 la vostra relazione è calma, tranquilla, non vedo grossi movimenti per adesso, poi andiamo a vedere poi anche nei consigli finali, quando poi faccio il riassunto. Se foste single o comunque avete una persona in testa, ma non è una relazione fissa, ho come la sensazione che insomma le cose non siano proprio così appaganti, ecco. Anzi, in realtà vi dirò che ci sono molti alti e bassi, potrebbero esserci molti alti e bassi emotivi con questa persona. Vi dico, avete anche un 7 di spade alla fine della linea, al contrario, quindi ho come l'idea che qualche cosa potrebbe venire fuori, qualche altarino, qualche maschera che viene giù, che non è detto che sia dell'altra persona, può anche essere semplicemente che voi, avendo la sacerdotessa, iniziando a vedere le cose al di là del vostro naso, quindi diciamo da un punto di vista più ampio, è come se vi rendeste conto delle maschere che avete portato fino a questo momento. E per le maschere intendo, non lo so, che quando una persona vi fa un apprezzamento, voi con la mente partite e dite ok, è interessato a me, gli interesso sicuramente, prova dei sentimenti. Magari la persona ha detto guarda come stai bene con quel cappello, per esempio, ok? Per farvi capire, perché la mente frega un po' in quel senso lì, no? Va bene, andiamo a vedere la parte del lavoro e dell'economia. Ah, se doveste avere dei figli o comunque ci fossero delle questioni legate ai figli, sento che sarà un periodo molto appagante, nel senso che ho come la sensazione che i vostri figli facciano riferimento a voi, ci sarà come un dialogo, ci sarà un buono scambio. Andiamo a vedere il lavoro.
Abbiamo un cavaliere di bastoni al contrario, la morte al contrario, il mondo, il 7 di coppe e il 9 di bastoni. Dunque ragazzi, avete la morte e il mondo al contrario, due arcani maggiori. Qui ho come la sensazione che vi diano un po' il consiglio di espandervi, perché c'è qualche cosa, tenete presente che la morte è una carta di rigenerazione e il mondo è una carta di compimento di risultati. Quindi ho come la sensazione che ci sia qualche cosa che dovete un attimino forzare per avere il mondo, per riuscire ad ottenere questo risultato, questo compimento. In realtà le possibilità le avrete, però è come se qualcuno di voi non osasse fare qualche tipo di movimento, ok? Per quello che probabilmente avete anche la forza. È questione di forza di volontà, è questione di decidere, dire ok, è così, rispetto la mia decisione e seguo le regole che mi sono dato. Diciamo ragazzi che non vedo grossi movimenti da un punto di vista economico, se ve la devo dire tutta. Le possibilità, ripeto, ci sarebbero, mm? Però avete anche questo 9 di bastoni al contrario, un po' come se vi dicessero che ogni tanto dovete lasciare la presa nella seconda parte del 2023, probabilmente perché con questa morte che è al contrario è come se ci fosse una scelta da dover prendere. Voi siete consapevoli, inerente al vostro lavoro o la vostra attività o a determinati colleghi che potreste avere sul lavoro, c'è qualche cosa che vorreste cambiare, ok? Però ho come la sensazione che abbiate paura a muovervi, che non sappiate bene quale sia la scelta migliore, perché appunto c'è un 7 di coppe, molte sono possibilità, ma molte potrebbero anche essere illusioni. Quindi ho come l'idea, con questo cavaliere di bastoni al contrario, che abbiate un po' di tentennamento nel capire qual è la strada giusta. Però, avendo il 9 di bastoni a fine linea, è un po' come se vi dicessero di lasciar fluire. Di nuovo, ritorniamo all'essenza del divino femminile. La polarità positiva è quella che fluisce, La polarità negativa è quella che dà ordine, la polarità positiva è quella che fa fluire. E qui è un po' quello che vi dicono, ok? Va bene, andiamo a vedere alcuni consigli. Ok. Abbiamo la carta dell'eremita, l'asso di spade, la ruota della fortuna. Fante di spade e 6 di bastoni, ragazzi. Allora, altro consiglio. L'eremita. L'eremita è qui per dirvi che avete tutte le potenzialità, le conoscenze, le esperienze per riuscire a fare questo salto, questo passaggio. Il passaggio io lo sento tanto a livello lavorativo, più che a livello familiare o di relazione nel prossimo semestre. Sta di fatto che avete anche la ruota della fortuna, quindi qualche cambio inaspettato probabilmente ci sarà. La ruota della fortuna è anche una carta che parla di persone che potrebbero venirvi in aiuto, parla ehm, di doni inaspettati, ma io sento che è una persona che inaspettatamente vi verrà in aiuto. Per qualcuno potrebbe essere il figlio o una figlia, ipotesi, per qualcun altro potrebbe essere una persona nella sfera delle amicizie che poi così tanto amico non è. È come se questa persona nutrisse qualche cosa di più rispetto che una semplice amicizia. Però ho anche la sensazione che sia una persona che ha paura ad esporsi
ragazzi. Sta di fatto che qui il punto è di non farvi condizionare da nessuno, di prendere le vostre scelte in base al vostro cuore. Mm. Poi, vediamo che cos'altro posso dirvi. Diciamo che finiamo con un 6 di bastoni, quindi è una carta di successo, è una carta di riconoscimenti, è una carta che vi parla di risultati raggiunti. Anche qua avevate un 10 di coppe, carta di compimento. Quindi fondamentalmente ragazzi, quello su cui sarete portati a lavorare sarà principalmente il vostro modo di vivere la polarità positiva, ehm, di conseguenza di accogliere, quello che riuscite ad accogliere, quello che sono le vostre percezioni, come voi vivete il vostro modo di amare voi stessi, di amare gli altri. E tutto questo vi porterà, come vi dicevo, ad un nuovo tipo di appagamento, sia da un punto di vista emotivo, sia da un punto di vista sociale, perché se cambiate il vostro modo di porvi e di anche, come vi posso dire, confrontarvi con gli altri, anche a loro volta gli altri cambieranno nei vostri confronti. Per quello che riguarda la salute, faccio giusto un accenno. Potrebbe essere utile, diciamo, controllare tutto quello che è la parte della bocca, la parte dei denti, quindi la gola, esofago, laringe, faringe, tutte quelle zone lì, e la parte della zona cervicale, ragazzi. Magari se patite già parecchio di cervicale, potrebbe essere utile, insomma, lavorare su quella zona lì del corpo, anche con dei massaggi o con delle creme. Io non sono una fans delle pastiglie medicinali, insomma. Preferisco qualche cosa di più naturale, ecco. Anche degli impacchi caldi vanno bene quando i muscoli sono tanto contratti. Poi, altre cose che vi posso dire. Mm. Per quello che riguarda viaggi, vacanze, spostamenti, a meno che non siano cose, diciamo, dell'ultimo minuto, sinceramente non vedo grosse cose, ma anche perché è un po' come se siete ancora in una fase di valutazione con queste due carte nel prossimo semestre su che cosa è importante per me, cosa posso migliorare della mia vita, e sento appunto che molto dipende dalla questione lavorativa. C'è qualcuno che potrebbe anche, come vi posso dire, avere la necessità di spostarsi per lavoro, perché le possibilità di un nuovo lavoro ci sono, però è come se doveste in qualche modo spostarvi, effettuare dei movimenti per riuscire a intraprendere questo lavoro. Probabilmente è per quello che molte persone non sanno se muoversi o se non muoversi e valuteranno anche altre opportunità. Guardate ragazzi, c'è la ruota della fortuna. Ora, io non ho carte di contratti, però comunque c'è la ruota della fortuna, come la sensazione che qualche bel dono, qualche aiuto inaspettato potrebbe arrivare. A livello economico proprio, vi sto dicendo. Se, guardate, potrebbe anche essere una vincita al gioco, anche io non sono una fan di queste cose, però io ve lo dico a titolo informativo. Ecco, quello che potreste migliorare un pochettino, secondo me, è la vita sociale, perché sarà proprio l'uscire, il relazionarvi con gente che vi darà la possibilità A, di questa ruota della fortuna, B, di questo sette di coppe. Quindi ci sono una serie di avvenimenti legati alla vostra quantità di uscite, diciamo, più uscite, più probabilità avete di conoscere persone che potrebbero esservi veramente utili da un punto di vista che poi sarà economico. Però è come se ci fosse appunto questo cambio, questa scelta da dover effettuare. Sento che qualcuno, se siete già in un lavoro e non vi piace il lavoro che state facendo e vorreste cambiare, è come se
vi mancasse il coraggio per uscire dalla zona di comfort, fondamentalmente. Però ripeto, avete l'eremità, avete tutte le doti, le caratteristiche per poter fare questo salto. Magari ecco, sarà il periodo giusto per iniziare a guardarsi intorno, ok? E anche questo 7 di spade, se lo guardo inerente al lavoro, è un po' come accettare, arrendersi su qualche cosa nel prossimo semestre. Occhio a non arrendervi a dire, ipotesi, ma ormai ho tot anni, è difficile per me trovare un lavoro. Può essere vero, ma può anche non essere vero, perché quando voi siete nel momento giusto, con le persone giuste, nel luogo giusto, le cose possono succedere. Il punto è che bisogna crederlo, bisogna credere effettivamente che una cosa possa avvenire, possa succedere, che è un po' il lavoro sulle credenze, no? Sulle credenze limitanti. Bene, andiamo a vedere un oracolo. Andiamo a vedere che cos'altro riesco a dirvi. Fatemi sapere poi nei commenti come vi risuona. Quante ne abbiamo? Tante. L'osservatore, carta numero 49, e qui ritorno alla papessa, perché a parte che anche qui c'è disegnata la carta cioè c'è disegnata la figura della luna, bellissima, anche la papessa è collegata direttamente con la luna, con l'inconscio, con le intuizioni, ragazzi. Si tratta di diventare osservatori, ma appunto è quello, è il vostro compito karmico, diciamo così, nel prossimo semestre. Fare un passo indietro e osservare le cose da un altro punto di vista, oltre, come se fosse, ok, fino adesso ho guardato fino qui, guardiamo oltre, guardiamo cosa c'è dopo. Poi abbiamo, wow, carta numero 22, benedetti. Questa carta vi ricorda che siete benedetti e che siete guidati. E ho guardato adesso l'orologio, sono appena passate le 22:22, 22 minuti e 22 secondi, quindi 6 volte ho visto questo numero per voi. No, scusate, 2, 4, sì, 6, ok. Quindi ragazzi, tenete presente che c'è sempre qualcuno che veglia su di noi, sempre. E quando abbiamo bisogno del loro aiuto, delle nostre guide o degli angeli, tecnicamente basta chiamarli, loro ci sono sempre. 40. Co-creare. È quello che vi dicevo, bisogna credere che le cose possano succedere. Co-creare fa riferimento al creare in modo, ehm, come vi posso dire, comprensivo, mi viene da dire. Cioè, voi create anche, non solo con le azioni, ma anche con i pensieri. Quindi co-creare, creare insieme sarebbe, no? Tutto crea. Il verbo, il pensiero e l'azione. Quindi una volta che queste tre cose sono in linea con loro, quindi si dice che siete coerenti, poi alla fine le cose succedono. Allora, poi abbiamo a dire il vero, e questa ve la metterei qui in questa zona della lettura, carta numero 14, perché ragazzi è come se appunto anche qui ci sta bene, come se vi cadessero le maschere con questo 7 di spade al contrario, no? Come se anche qui c'è una maschera tra l'altro. Quindi vedete che ribadiscono un po' i concetti che sono venuti fuori durante la lettura. Si tratta appunto di essere onesti con voi stessi, di vedere al di là delle apparenze. Andiamo ancora a vedere una meditazione di Findorn per chiudere la lettura, che sono meditazioni, sono frasi canalizzate, ok? Non si può mai sapere se una cosa è possibile finché non si prova a farla. Wow, quello che vi dicevo qui! La fase essenziale di ogni progetto è decidere di andare avanti. Wow, Vergine. Scelgo di portare avanti qualsiasi cosa vada realizzata nella mia vita, sostenuto dalla fede. Ve la metto qui tutte e tre vicine. So che nulla è impossibile quando l'amato mi guida e mi dirige, giacché egli sa ciò che è bene per me.
Bellissimo messaggio finale, amici della Vergine. Io spero che la lettura sia stata di ispirazione. Potete farmelo sapere con un like, potete condividere, potete commentare, iscrivervi al canale. Ogni tipo di supporto per me è importante e voglio anche ringraziare le persone che continuano a sostenere il canale, quindi grazie. Grazie anche di essere stati qui con me. Io vi mando un grosso abbraccio e ci vediamo nei prossimi video. Ciao ciao.